Come funziona Bitcoin? Buongiorno ragazzi, oggi cercheremo di capire come si usa effettivamente Bitcoin e che cosa serve ad un utente, come potrei essere io o voi, per effettuare una transazione. Sostanzialmente ci servono tre cose: un wallet, dei Bitcoin e una connessione internet. Stop! Veramente? Con queste tre cose noi siamo in grado di effettuare una transazione. Ora concentriamoci un attimo sul wallet. Un wallet è sostanzialmente un software, un'applicazione che possiamo avere sul nostro computer o sul nostro cellulare. Viene comunemente accostato ad un portafogli, perché come nel portafoglio teniamo i nostri contanti, nel wallet teniamo i nostri bitcoin che possono essere spesi. In realtà dobbiamo essere un po' più precisi, perché i bitcoin non sono nel nostro portafoglio, ma sono sulla blockchain e di lì non si muovono. Nel wallet noi teniamo le chiavi private che ci permettono di spendere i bitcoin presenti sulla blockchain. È più corretto quindi paragonare un wallet ad un portachiavi. Abbiamo già parlato in un video precedente del funzionamento della chiave privata e chiave pubblica, quindi oggi andremo ad applicarlo a Bitcoin. Quando parliamo di wallet ci riferiamo alla loro versione più moderna, che viene detta gerarchico-deterministica, un parolone che serve sostanzialmente a dire che noi avremo una coppia di chiavi, privata e pubblica, che sono chiamate master, ovvero le principali, diciamo. Da queste due chiavi noi possiamo generare una serie infinita. Sì, in realtà non è infinita, ma è un numero talmente grande che non si riesce neanche a pronunciare, fidatevi. No, non fidatevi, verificate. Dicevamo una serie infinita di altre coppie di chiavi che sono figlie della master, ok? La funzione di un wallet è quindi quella di generare questa coppia di chiavi. Ma come fa a generarle? Lo fa sfruttando l'entropia, ovvero una serie di dati casuali che danno vita ad una lunga stringa di numeri e lettere detta seed. Seed in inglese significa seme. E questa lunga stringa è proprio il seme dal quale verranno fuori le coppie di chiavi. La generazione di questo seed segue un protocollo che si chiama BIP39. Piccolo spoiler, il seed sarà l'unica cosa che dovrete ricordarvi di custodire con molta cura. Abbiamo detto che il seed è una lunghissima stringa alfanumerica e quindi è un po' complicato ricordarsela a memoria o anche solo trascriverla, perché rischieremmo di non farlo correttamente e quindi di perdere tutti i nostri fondi, attenzione. Ma anche in questo caso il wallet ci viene in aiuto. Perché? Perché si occuperà di rendere questa stringa leggibile dall'uomo, trasformandola in un set di 12 o 24 parole. Questo varia a seconda del wallet che utilizzate. Queste 12 parole vengono prese da una lista di parole predefinite e sono tendenzialmente in inglese, ma può capitare anche di trovarle in altre lingue. Sono queste parole che voi dovrete trascrivere e nascondere, non mostrare a nessuno, neanche sotto tortura. Non dovrete mai lasciarle online o salvarle su un file sul vostro computer. Queste parole davvero dovranno essere sempre offline e lontano da occhi indiscreti. Mi raccomando ragazzi, è importante perché queste parole sono l'unica cosa che vi permette di spendere i vostri bitcoin e se qualcuno ve le ruba potrà farlo lui al posto vostro. Non esiste un numero verde da chiamare per bloccare i fondi o cose del genere, quindi davvero prestateci molta attenzione. Ora proviamo a mettere in ordine un attimo le idee ripartendo da zero. Ci facciamo aiutare anche da qualche foto, così almeno è tutto un po' più chiaro. Per prima cosa scarichiamo un wallet. Una volta aperto ci verrà chiesto se vogliamo generare un nuovo wallet oppure se importare un wallet già in nostro possesso. Noi generiamo un nuovo wallet e ci vengono fornite, in questo caso, 12 parole. Ecco cosa è successo. Noi abbiamo dato l'ok e il wallet ha utilizzato l'entropia per generare un seed crittografico che ha poi convertito in un seed mnemonico che ci ha mostrato a schermo. Ora, queste parole queste che vedete a schermo, non le userò perché questo è un test, ma voi, ve lo ricordo ancora una volta, dovrete scriverle su un pezzo di carta o su un altro supporto e non mostrarle a nessuno. Facciamo una piccola precisazione, lo vedremo fra poco ma ve lo anticipo. Non è che per spostare i fondi dovrete utilizzare le 12 parole, Quelle sono salvate nel wallet e non vi serviranno più. Per movimentare i fondi utilizzerete o il Face ID o un PIN o una password del vostro telefono. Le parole vi serviranno solo nel caso, per esempio, in cui rompiate il telefono e ne compriate uno nuovo. In quel caso reinstallerete il vostro wallet e invece di generarne uno nuovo,
cliccherete su importa portafoglio e inserirete il SID in modo tale da poter tornare a spendere i vostri bitcoin, tornare diciamo a vedere lo stato che avevate sul vecchio telefono. Tornando a noi, ora vi troverete invece con un wallet ovviamente vuoto e come prima cosa dovrete ricevere dei fondi. Per ricevere i fondi avete bisogno di un indirizzo. L'indirizzo verrà generato dalla nostra chiave pubblica che abbiamo creato generando il wallet. Quindi, generando il wallet, creiamo il SID, che dà vita alla chiave privata master e alla chiave pubblica master, che, se vi ricordate, sono in relazione fra di loro, in senso unico, lavorano in senso unico, nel senso che dalla chiave privata viene generata la chiave pubblica, ma dalla chiave pubblica è impossibile risalire alla chiave privata. Dalle chiavi master vengono generate una serie infinita di coppie di chiavi pubbliche e private e da queste chiavi pubbliche vengono generati gli indirizzi. Ora ci troviamo con questi indirizzi che sono tutti vuoti e sono associati alla nostra chiave pubblica e che possono essere utilizzati solo dalla nostra chiave privata. Quindi, se noi vogliamo ricevere dei fondi, cliccheremo su Ricevi e il nostro wallet ci mostrerà un indirizzo ancora non utilizzato sotto forma di stringa alfanumerica o di QR code. Una volta ricevuti i bitcoin potremo spenderli a nostra volta e lo faremo semplicemente cliccando Invia sul nostro wallet. Molto semplice direi, no? A questo punto dovremo inserire l'indirizzo del destinatario, un commento se vogliamo e dovremo scegliere le fees da pagare. Se vi ricordate, più fees paghiamo, più veloce sarà la nostra transazione. Infatti, se vedete nella foto, il wallet vi propone 3 opzioni con anche le tempistiche per la conferma. Poi voi, se cliccate invece su Personalizza, potete decidere in autonomia quante fees pagare. A questo punto noi abbiamo creato la nostra transazione e per poterla inviare dovremo firmarla con la nostra chiave privata per dimostrare che quei fondi sono veramente nostri e possiamo spenderli. Tranquilli, questo processo viene fatto semplicemente cliccando avanti sul vostro wallet. Ora che l'abbiamo firmata, la nostra transazione seguirà il percorso che abbiamo descritto nello scorso video, fino a quando non verrà confermata dalla rete e noi avremo ufficialmente speso i nostri bitcoin. Ora facciamo un passettino avanti e parliamo di UTXO. Chi bazzica in questo mondo sicuramente ne avrà già sentito parlare. Per tutti gli altri invece cerchiamo di descriverli in maniera semplice per quanto possibile. Quando comincerete a fare un po' di transazioni con il vostro wallet, vi accorgerete che vedrete lì bello in sovraimpressione il saldo. Ma quel saldo non è altro che la somma di tutte le transazioni che avete ricevuto e quindi di tutti gli indirizzi che non avete ancora speso. Questi indirizzi vengono chiamati UTXO, ovvero Unspent Transaction Output, transazioni non spese. Sì, perché come avevamo detto sempre nel video precedente, i bitcoin sono tutti sulla blockchain e cambia solo la proprietà dei bitcoin, la possibilità di spesa. Tra l'altro vi faccio notare una certa similitudine con le pietre di Rai. Quindi per mostrarvi il saldo, il wallet scandaglierà tutta la blockchain alla ricerca di tutte le vostre chiavi pubbliche, quindi di tutti gli indirizzi che non avete ancora speso. Una volta trovati vi mostrerà il saldo. Una particolarità di questi UTXO è che vanno spesi per intero. Allora, immaginate di avere un bitcoin, ma di non averlo ricevuto in una sola transazione, ma in 3, ok? 2 da 0,4 BTC e una da 0,2. Vi troverete in una situazione del genere, con il saldo in bella vista e sotto, in descrizione, i 3 UTXO. Ora, se vogliamo inviare un bitcoin ad un altro, noi spenderemo tutti e 3 gli UTXO per intero e la cosa finisce lì. Ma se invece noi volessimo inviare 0,5 bitcoin, avverrà una cosa particolare. Dovremo spendere un UTXO da 0,4 e uno da 0,2. In questo modo però stiamo inviando 0,6 bitcoin. Però io volevo inviarne 0,5, lo 0,1 lo perdo? Risposta? No. Verrà creata una transazione detta di resto, che ci manderà indietro il nostro 0,1 bitcoin. La transazione quindi avrà 2 input, che sono i nostri 2 UTXO, ovvero quelli da 0,4 e 0,2, e 2 output, che saranno l'indirizzo del destinatario sul quale finiranno 0,5 bitcoin e un altro nostro indirizzo non ancora utilizzato sulla quale verrà spostato il resto di 0,1. Se vogliamo essere pignoli, questo esempio non è preciso, perché, come spero abbiate notato, nella transazione mancano le fees, che devono essere aggiunti al totale che vorremmo inviare e che verranno trattenute dai miners. Ma quello che mi interessa è che abbiate capito che cosa accade dietro le quinte di un wallet, no? E dietro le quinte di una transazione.
La pratica, avete visto, è abbastanza semplice, si tratta fondamentalmente di schiacciare 3 pulsantini e la cosa finisce lì. La cosa più complicata veramente, e quella sulla quale voglio soffermarmi ancora una volta, è quella di conservare correttamente il vostro SID. Quelle 12 o 24 parole sono l'unica cosa che vi garantisce la proprietà e la possibilità di spendere i vostri fondi. Il vostro wallet ve le mostrerà soltanto una volta, dopodiché non ci sarà più modo di vederle, quindi conservatele con cura. Voi utilizzerete tranquillamente il vostro wallet e solo nel caso perdiate o rompiate il vostro telefono, tirerete fuori il vostro SID e lo reinserirete ripristinando il wallet. In questo modo voi potrete recuperare tutti i vostri fondi. Quindi capite come sono fondamentali queste paroline, eh? Dai ragazzi, per oggi direi che è tutto. Se c'è qualcosa che non avete capito, che volete approfondire, scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un mi piace se il video vi è stato utile. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!